Oggi un video diverso perché non siamo nella nostra solita stanza degli orologi, ma ce ne stiamo andando da Giulio perché gli chiediamo qualcosa assieme. Giulio, ci conosciamo ormai da un po' di tempo, gli amici del canale hanno imparato a conoscerti, almeno così di sfuggita, ci dai sempre l'occasione di vedere tanti bellissimi orologi qui da te e quindi volevo approfittarne, dato che sei chiaramente un esperto del settore, per farti alcune domande che ci sono state rivolte anche dagli utenti attraverso delle storie Instagram. Si tratta di 10 domande, 10 frecciate, alle quali vorrei delle risposte veloci ma soprattutto sincere, ed è il motivo per cui naturalmente non ti ho detto quali sono le domande. Allora, la prima domanda: come si diventa reseller di orologi e soprattutto tu come hai deciso di iniziare? Purtroppo non c'è una strada, non c'è una scuola, non c'è un'abilitazione ufficiale, quindi ognuno fa un po' da sé, ognuno ha il suo percorso, la sua storia. Io ho iniziato da un'evoluzione, in famiglia di antiquario, ho iniziato a fare l'antiquario, mi piaceva molto, poi con la crisi mi rendevo conto che il magazzino perdeva valore e mi sono guardato molto intorno e, avendo già una passione personale per gli orologi, mi sono subito reso conto di un mercato che era molto solido, molto fermo, soprattutto in confronto a quello dell'antiquariato di quegli anni, e ho detto ok, questo è il mercato giusto per me e mi sono buttato. Un'altra domanda spinosa: ma dove si acquistano gli orologi e soprattutto tu reseller come fai ad avere referenze hot che non hanno neanche i concessionari? Beh, le referenze hot basta pagarle. Che vuoi dire? Gli orologi ci sono sul mercato, non mancano, il problema è il costo che hanno. Certo che se pensi di andare a comprare a prezzo di listino non trovi niente, perché i concessionari sappiamo già. Se invece sei disposto a pagare di più, a volte molto di più, allora puoi trovare tutto. Difficile, commercialmente parlando, del nostro settore è riuscire a comprare a molto di più ma mantenendo quel piccolo margine che ti permette di fare la rivendita. E veniamo subito a un'altra domanda molto richiesta soprattutto su Instagram, e cioè da reseller effettivamente qual è il margine che hai su una determinata referenza, a quanto le acquisti e quanto puoi veramente pensare di guadagnarci? Molto spesso i privati vogliono vendere a prezzi più alti dei nostri. Oggi è un fenomeno abbastanza comune, quindi onestamente non mi trovo in una posizione confortevole a comprare da privati. E tutti quelli miei colleghi che dicono no, i soldi ci sono nell'acquisto da privati, nel senso che lì si margina di più, onestamente non condivido. Poi forse avrò un approccio sbagliato io, non lo so. Io mi trovo molto meglio a comprare da colleghi che tra virgolette fanno l'ingrosso, anche perché mi danno molte più certezze, un controllo fatto a monte anche da loro, oltre a quelli che facciamo noi, una vera e propria fattura, cioè una documentazione fiscale reale, dove c'è un venditore che si assume delle responsabilità, che questo non toglie quelle che dobbiamo assumerci noi come azienda, ma è un passaggio in più, un controllo in più che non fa mai male. Voi di responsabilità ve ne assumete diverse? Tante, anche se sarebbe da dire tantissime, ma realmente sono le minime indispensabili per quello che richiede la legge. Poi qualcuno a volte non vuole applicarla questa legge,
noi dobbiamo lecita provenienza, ma lecita provenienza in maniera reale, concreta, cioè non soltanto dire no, non è rubato, che è un po' troppo semplicistica, poterlo dimostrare con i fatti, con le prove documentali. Ci vuole documentazione e poi a seguito di questo fate dei controlli di garanzia per... Assolutamente, diversi controlli, dalla revisione alla prova impermeabilità alla verifica per esempio la coevità, insomma andare a toccare tutte le singole componenti di un orologio e verificarle. Sei un commerciante di orologi, ma sei anche un appassionato? Sì, nasce, ripeto, come passione. Da bambino, come tanti maschietti, avevo questa forte passione per gli orologi. Quindi passione sicuramente. E collezione privata ne hai una? Sì, molto privata, nel senso che io non indosso orologi, sì, quindi questo... molto segreta. Però sì. E invece c'è un orologio che ti sei pentito poi effettivamente di aver venduto, che avresti voluto tenere? Tantissimi, almeno uno al mese. No, davvero, il mio babbo mi diceva che doveva essere così. Mio padre diceva vendi, guadagni e pentiti, e se non ti penti vuol dire che non hai venduto bene. L'ultimo sicuramente Day-Date oro rosa quadrante oliva. C'è un orologio di cui ti sei innamorato e che hai deciso di tenerti per te, insomma? L'ultimo acquisto fatto è un Datejust 41 mm Wimbledon. E a proposito di orologi di commercio, qual è l'orologio che è stato più difficile da vendere in assoluto, il più ostico? Mi prenderai in giro. Audemars Piguet Royal Oak, calendario perpetuo, acciaio e platino. Non so se ti ricordi, era una vecchia versione che faceva. Ah sì, quello con la ghiera platino, se non ricordo male. Sì, lunette in platino e i tasselli piccolini tra una maglia e l'altra e bracciale in platino. La domanda forse più interessante di questa piccola selezione fatta, e cioè come si approccia a una trattativa con un reseller? Come si fa a chiedere il miglior prezzo? Come si fa ad ottenere uno sconto? Sono la persona sbagliata? No, non sono bravo nelle trattative, mai stato bravo nelle trattative. Era il mio tallone d'Achille nell'antiquariato, dove le trattative erano un elemento fondamentale del commercio. Per fortuna sugli orologi abbiamo prezzi molto fissi proprio a livello di mercato, e quindi trattative sono ridotte all'osso, ma io non faccio trattative perché non sono capace, sono negato, non fa per me. Veramente esco col miglior prezzo possibile e immaginabile, davanti al quale non devo neanche pensarci, è o sì o no del cliente. Non sono capace, giuro. Un bravo cliente che sapeva trattare, che ti ricordi che cosa tirava fuori per trattare? Posso dire chi aveva due tipologie di clienti avevano più efficacia con me. Quello spregiudicato, che evidentemente si inventava di tutto, qualunque discorso pur di ottenere il suo obiettivo, e a volte come si usa dire mi faceva fesso. E quello invece è molto onesto, del tipo sai costa 10, io davvero ho un budget di 8,7, non posso di più, se tu puoi bene in alternativa, ecco lì cadevo spesso nel tranello. E infine un'ultima domanda, credo che sia quella anche più ricorrente che poi ci è stata fatta e ci è stata chiesta anche su Instagram proprio in occasione di questa intervista, e cioè tra gli appassionati ci sono tanti che vorrebbero approcciare a questo mondo che sembra così bello, così patinato, addirittura così facile, e facile di sicuro non lo è come qualsiasi professione, soprattutto nell'ambito del commercio. Ma in tutto questo qual è un consiglio che ti sentiresti di dare a chi vuole provare ad approcciare e ad iniziare questa professione, insomma, il commercio di orologi? Chiedere un consulto legale serio, molto serio, per farsi spiegare tutta la legislazione inerente a questo settore, perché come dicevo prima è davvero ampia, complessa e prevede un sacco di norme, di restrizioni e di difficoltà da affrontare quotidianamente. Quindi prima di pensare a compro, vendo, guadagno e compagnia bella, pensare a tutte le responsabilità penali e civili che ci si assume nel voler fare questa professione. Non me l'aspettavo, è una risposta veramente molto interessante. Mi sarei aspettato qualcosa di molto più semplice, di budget o di posizione per esempio in città, invece è ovvio che se parti con un budget altissimo sarà più facile, se parti con un budget bassissimo sarà molto più difficile, ma questo è banale. Il problema vero è che molti non conoscono veramente tutte le norme inerenti, e questo è un problema serio.
per i commercianti e anche per i clienti. Hai dato una risposta veramente molto interessante. Giulio, grazie per aver risposto a queste poche domande. Grazie.